C'è una promessa molto strana che accompagna quasi tutta la nostra vita. Una promessa silenziosa. Quella che dice, quando finalmente otterrai quella cosa, starai bene. E il problema è che per un po' ci credi davvero. Pensi che manchi solo un altro piccolo passo, un altro obiettivo, un altro acquisto, un'altra conferma. Poi arrivi lì, ottieni quello che volevi e invece di sentirti finalmente pieno, dopo poco ricomincia quella sensazione difficile da spiegare. Come se mancasse ancora qualcosa. Come se la mente avesse già spostato più avanti il prossimo traguardo. Succede continuamente. Aspetti il weekend e quando arriva non riesci davvero a riposare. Aspetti una vacanza e dopo 2 giorni hai già la testa altrove. Aspetti un nuovo telefono, una nuova casa, un nuovo lavoro, una nuova relazione o un nuovo inizio. E ogni volta, per qualche momento senti una specie di sollievo, quasi euforia. Ma dura poco, molto poco. E allora ricominci a desiderare altro. È come se la tua mente non fosse stata educata a stare, ma solo a rincorrere. La cosa più strana è che tutto questo viene considerato normale, anzi, viene alimentato continuamente. Tutto intorno a te sembra dirti che la felicità sia sempre appena un passo più avanti rispetto a dove sei adesso. La pubblicità funziona così, i social funzionano così, anche molta crescita personale funziona così. Ti mostrano una versione migliore della vita e ti fanno sentire in ritardo rispetto a quell'immagine. E così inizi a vivere una sensazione costante di insufficienza, come se il presente non bastasse mai davvero. E spesso non te ne accorgi nemmeno. Apri Amazon senza sapere davvero cosa comprare. Scorri video senza sapere cosa stai cercando. Guardi vite che non vivi, corpi che non hai, case che non puoi permetterti. E lentamente inizi a sentire la tua vita come incompleta. Non perché lo sia davvero, ovviamente, ma perché la tua attenzione viene spinta continuamente verso ciò che manca. E più vivi così, più perdi contatto con una cosa fondamentale. La capacità di stare dentro quello che esiste già. Perché il desiderio non riguarda solo gli oggetti. Questa è la parte importante. Non desideriamo soltanto cose, desideriamo versioni di noi stessi. Vogliamo sentirci finalmente abbastanza, finalmente tranquilli, finalmente riconosciuti. Ed è per questo che anche quando ottieni qualcosa, il vuoto spesso ritorna quasi subito. Perché quell'oggetto, quell'obiettivo, quella relazione non erano il vero centro del problema. Erano solo contenitore momentaneo di qualcosa di molto più profondo. Molte persone passano la vita pensando: quando avrò più soldi starò meglio, quando avrò qualcuno che mi amerà davvero starò meglio, quando avrò successo starò meglio, quando riuscirò finalmente a cambiare me stesso allora starò meglio. Però quasi nessuno si ferma a chiedersi una cosa più scomoda: e se stessi usando il desiderio per non stare mai davvero con me stesso? Perché il desiderio ha anche questa funzione, ti tiene bene in movimento, ti evita il silenzio, ti evita il contatto con quella sensazione di vuoto che emerge quando non hai più niente da inseguire. E allora riempi le giornate, le riempi di obiettivi, di notifiche, di programmi, di acquisti, di stimoli, di pensieri sul futuro. Non sempre perché ti servono davvero, a volte semplicemente perché fermarti fa paura. Probabilmente non sei stanco della vita, sei stanco di rincorrerla. Ed è diverso, perché quando rincorri continuamente qualcosa, il presente diventa solo un mezzo, una sorta di sala d'attesa. Non vivi davvero quello che c'è, lo attraversi sperando che ti porti altrove. E allora anche le cose belle iniziano a perdere intensità. Una cena con qualcuno, una passeggiata, un pomeriggio libero, un abbraccio, un silenzio. Tutto sembra meno importante rispetto a ciò che manca ancora. A volte questo meccanismo è molto evidente, altre volte è molto più sottile. Ci sono persone che passano anni a desiderare una certa relazione e quando finalmente la trovano, iniziano quasi subito a desiderare che sia diversa, più intensa, più stabile, più semplice, perché il problema non era solo trovare qualcuno. Era l'incapacità di stare davvero dentro a ciò che c'è, senza trasformarlo immediatamente in qualcosa da correggere. E la stessa cosa succede con il lavoro, con il denaro, con il corpo, con la casa, persino con la spiritualità. Sì, perché anche lì il desiderio riesce a entrare. Vuoi diventare più presente, più consapevole, più equilibrato, più evoluto? E senza accorgertene trasformi anche il percorso interiore nell'ennesima corsa verso una versione migliore di te. Ma forse qui c'è una domanda importante da farsi. Se ogni volta che ottieni qualcosa, la tua mente sposta il traguardo un po' più avanti, sei sicuro che il problema sia quello che ancora non hai? Oppure il problema è che la tua mente è diventata incapace di sentirsi completa? Perché c'è una differenza enorme tra desiderare qualcosa e vivere nell'idea che senza quella cosa non puoi stare bene. Nel primo caso c'è leggerezza,
nel secondo c'è dipendenza. E molte persone oggi non stanno semplicemente desiderando, stanno cercando una forma di salvezza dentro cose che non possono davvero salvarle. Ed è per questo che quando ottieni una cosa, subito dopo ne vuoi un'altra. Non perché ci sia qualcosa di sbagliato in te, ovviamente, ma perché il desiderio, quando non viene osservato, tende naturalmente a rigenerarsi. È un meccanismo infinito. Appena raggiungi qualcosa, la mente trasforma quella cosa nella nuova normalità e subito dopo crea una nuova mancanza. Lo si vede benissimo nei bambini. Desiderano un giocattolo per settimane, per mesi, sembrano convinti che quello li renderà felicissimi. Poi arriva il compleanno, aprono quel regalo, sono felici, ma dopo poco quel giocattolo diventa normale e ne vogliono subito un altro. Il problema è che spesso diventiamo adulti senza che questo meccanismo cambi davvero. Cambiano soltanto i giocattoli. Prima è un telefono, poi una macchina, poi una casa, poi un ruolo, poi uno stipendio, poi un riconoscimento, poi un'immagine sociale. E continuiamo a chiamarla felicità, quando molte volte è soltanto rincorsa. Anche il sistema in cui viviamo si regge molto su questo meccanismo, perché se fossi davvero soddisfatto, consumeresti meno, avresti meno bisogno di dimostrare qualcosa, saresti meno facile da spingere continuamente verso nuovi bisogni. E così veniamo educati a desiderare sempre altro. Nuovi standard, nuovi obiettivi, nuove versioni di noi stessi. E lentamente iniziamo a confondere i desideri con le necessità. Questa forse è una delle illusioni più grandi del nostro tempo. Ci sono persone che oggi hanno quasi tutto quello che desideravano 10 anni fa, eppure continuano a sentirsi vuote. E questa cosa dovrebbe farci riflettere molto, perché forse il problema non è che ci manca qualcosa. Forse il problema è che abbiamo imparato a vivere guardando sempre quello che manca. E allora succede una cosa strana, non sappiamo più stare fermi. Se non arriva un nuovo stimolo, ci sentiamo inquieti. Se non stiamo migliorando qualcosa, ci sentiamo in colpa. Se non stiamo andando verso un obiettivo, abbiamo la sensazione di perdere tempo. Ma una vita vissuta così diventa estenuante, perché non esiste mai un vero punto d'arrivo. Solo la continua tensione verso il prossimo finalmente. E il minimalismo interiore inizia proprio da qui, non nel possedere meno oggetti, ma nel ridurre questa fame continua che ti fa vivere sempre un passo lontano da te stesso. Perché puoi avere una casa minimalista e una mente completamente affamata. Puoi eliminare oggetti e continuare a essere schiavo del desiderio. Puoi meditare e continuare a rincorrere continuamente una versione migliore di te. E allora forse la vera domanda non è che cosa mi manca, la vera domanda è perché faccio così fatica a stare con quello che ho già. Questo non significa smettere completamente di desiderare. Forse sarebbe anche un po' difficile per noi. Non significa rinunciare ai sogni o a vivere senza obiettivi. Il punto non è diventare passivi, il punto è smettere di usare il futuro come un luogo immaginario in cui finalmente ti concederai di stare bene. Perché se non impari a stare nel presente adesso, probabilmente non ci riuscirai nemmeno quando otterrai quello che desideri. La mente trova subito un nuovo problema, una nuova mancanza, una nuova inquietudine. E continuerei a vivere nella sensazione che la vita vera debba ancora iniziare. Ma forse la pace non arriva quando ottieni tutto ciò che vuoi. Forse arriva quando smetti di credere che la tua felicità dipenda continuamente da quello che ancora non hai. Ed è una differenza enorme, perché a quel punto inizi finalmente a vedere quello che c'è davvero. Una conversazione sincera, il sole che entra da una finestra, tuo figlio che ride, una passeggiata senza telefono, una cena tranquilla, un silenzio che non hai bisogno di riempire. Cose semplici, ma vive. E forse il problema non è che la vita ti sta dando troppo poco, forse sei abituato a guardare sempre altrove. Se queste riflessioni ti aiutano a rallentare un momento e a guardare la vita con più chiarezza, iscriviti al canale. Grazie.